Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'armatura di Iron Man in scala 1:3, altezza 60 cm per un peso di circa 4 kg, uscita numero 114, edizione De Agostini Marvel 2022. La collezione finiva al numero 100, questa che ovviamente è la 114 e fa parte delle uscite opzionali dell'armatura danneggiata, la Battle Damage. Quindi siamo a 14esimi come uscita, siamo alla 14esima uscita, io direi che va meglio di come l'ho detto prima. Dobbiamo arrivare alla 120, abbiamo terminato anche questa opzione, per cui mancano 6 numeri. Dopo questo filmato presenterò quello di Mazinga Z, seguitemi, sarà un incentivo maggiore per quelli che ancora hanno dei dubbi e sono titubanti se farla o meno, parlo sempre del Mazinga Z, e poi presenterò anche la prima uscita della 500 in scala 1:7, edizione A7. Bene, andiamo avanti. Per chi ha piacere può dare lettura, questa è la seconda di copertina con tutti i numeri utili ai servizi che si ripete in ogni collezione. Mentre faccio scorrere le immagini, ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che contribuiscono a dare vita al mio canale. Siamo quasi arrivati a 500.000 visualizzazioni totali, 500.000, è tanto per me. Io ci metto la passione e su questo non ho dubbi. Però insomma, in quanto a video, lo so che ho parecchie lacune, ma sono dettate dal fatto che, cari, direi ragazzi, ma poi mi ammazzate. Come posso dirvi, ci vogliono delle attrezzature, pian piano, dai, se il canale riuscirà a sopravvivere e poi a vivere, investirò ovviamente dei soldi per migliorarmi anche nel fare video. Intanto, se avete piacere di aiutarmi a sostenere il canale, avete due possibilità, anzi tre. Le prime due sono economiche. Una brutta storia questa. Nessuno è obbligato, ragazzi, lo sapete meglio di me, ci mancherebbe. Io mi permetto di dirvelo. Se volete sostenere il canale, e poi mi permetterete di nominarvi, lo farò, c'è un link in descrizione, Patreon. Potete dare quello che volete, oppure sotto ogni video troverete la scritta grazie, anche lì potrete dare quello che volete. Se invece non vorrete fare né uno né l'altro, non vi preoccupate, a me, se fate quello che vi chiedo adesso, mi farete già felice. Quando vedete i miei video e compare la scritta salta annunci, se davvero, e ripeto, se davvero mi volete aiutare, non saltate l'annuncio, perché quello che prendo già, se non lo saltate, sono briciole. Immaginatevi voi se mi andate anche a saltare l'annuncio, cosa mi entra a me in tasca? Niente. Ecco, questo vi chiedo. Poi è ovvio che per quelli che vogliono sostenere anche economicamente il canale, siete i benvenuti, carissimi. Poi un'altra cosa, se qualcuno ha piacere di farsi montare dei modelli da me, mi contatti in privato. Abbiamo quasi finito. Nel contenuto di questo fascicolo c'è pochissimo da montare, però qualcosa c'è. E soprattutto è veramente un bel pezzo. Ecco qui.
nella prossima uscita costruisci la terza parte della gamba sinistra dell'armatura danneggiata. Sicuramente ci daranno, questo è il copripolpaccio della gamba sinistra, ci daranno quello della gamba destra. Bene, andiamo a vedere. Guardate che pezzo che abbiamo qui. Prendiamolo subito. Alla fine poi sapete che Michele ha piacere di fare una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino al 114, o meglio, sarebbe più corretto dire, quindi lo diciamo, fino al numero 14, perché io sto facendo soltanto vedere l'armatura danneggiata. Allora, troviamo due serie di viti, IM da avvitare nel metallo. Qui possiamo usare un lubrificante, però non mi serviranno adesso, perché queste poi andranno a sostituire la parte del torace dell'Ironman che abbiamo già terminato, e quindi lo farò alla fine. Quando arriverò al numero 120 vi presenterò un Ironman dei 3 che ho fatto, gli altri li vedrete in altre posizioni, danneggiato. E poi abbiamo questo che invece ci servirà, questa serie di viti, la IP, che va avvitata nella plastica, e qui assolutamente vi sconsiglio qualsiasi tipo di lubrificante quando andate ad avvitarle. Questo terrà la protezione del reattore ARC in posizione. Allora, guardate cosa abbiamo qua. Allora, queste sono già numerate, quindi mettiamole così. Che bello questo pezzo, che bello questo pezzo! Adesso ve lo faccio vedere. Forse se accendo questa luce è meglio. Ok, ho solo controllato che tutti i LED fossero alla massima intensità. Guardate che spettacolo, che bello! È proprio scavato, eh? Vedete dietro? Uno qui e uno qui. Poi anche questi pezzi sono anche questi segnati con del colorante marrone, belli. Poi abbiamo questa che è la copertura del reattore ARC, che spero che abbiate fatto tutti attenzione, perché si può montare in tutti e due i modi, ma solo uno è corretto, perché se sbaglierete a farlo vi rimarrà questo più staccato dalla pancia, diciamo così, dalla gabbia della protezione dello stomaco di Ironman. Vedete, qua è più alto, ma qui è più basso. Mi raccomando, non fate questo errore. Allora, andiamo a prendere subito due VTP. Io mi vado a creare il filetto perché non voglio rischiare di rompermi la plastica trasparente. Non avviterò la vite fino alla fine perché non voglio rischiare di passare dall'altra parte, perché dovete considerare lo spessore della plastica trasparente.
Non so perché ho staccato la vite dal cacciavite, che potevo usare la stessa per fare altro filetto, e che sto pensando a tante cose da dirvi e non va bene. Allora, poi tornando al discorso di prima, guardate, ve la faccio vedere così. Vedete? Questa è più larga e questa è più stretta. Bene, la parte più stretta, anche nel vostro Ironman, va verso la testa, nella parte alta, ok? Quindi così. E la parte ovviamente più larga va verso le gambe. Più di questo non so cosa dirvi. Vedete? Mi sono creato il filetto e il cacciavite si avvita perfettamente, o meglio, la vite si avvita perfettamente grazie al fatto che io ho creato il filetto. Non dovrò aver paura di non capire quando arriverò alla fine e rischiare di rompere la plastica, perché sentirò la resistenza e capirò che sono arrivato alla fine della plastica, e quindi va bene così, basta. Questo l'abbiamo fatto. Adesso, oh là là, andiamo a prendere le protezioni. Allora, vediamo un po'. Questo è il lato destro. Posizioniamo in questa maniera. Questo è il lato destro. Ricordatevi che l'armatura si intende vista da dietro, quindi questo è il lato destro e questo è il sinistro, come noi. Qual è la vostra mano destra? È questa qua, ok? Da questa parte. Quindi prenderemo tutte le lettere R, R2, R1 e R3. Eccole qui. Poi cominceremo dal basso, quindi R3, R2, R1. Ok. Quando succede questo, non cercate di tirarlo su di qua, ma agite da sotto, spingete con un punteruolo e lui esce. Ci deve essere sempre uno che fa dannare. Va bene, procediamo con gli altri prima. Beh, il problema c'è perché abbiamo il foro che è più stretto. Ecco. Non usate mai una punta per fare questo,
perché se la punta passa tutta attraverso non rimane conico quello che avete fatto, perché rimanendo conico si stringe in fondo e questa vi rimane bloccata. Se invece la andate ad allargare con una punta, dovrete poi incollarla per farla stare ferma nella sua sede. Spero di essere stato chiaro. Guardate, per montare questa cosa semplice, ecco qua. Adesso ci siamo. Questo era già stretto prima, quindi andremo ad allargare un po' questo. Vediamo se basta. Vediamo anche quest'altro e dovremmo esserci. Ecco qua, perfetto. Bello, mi piace. Questo poi andrà messo qui. Così. E poi ci sarà questo, così. Ecco. Bello, dai. Almeno questo si può dire che è completo. Questo è veramente un bel completino. Bene, andiamo a vedere adesso, così poi ci salutiamo, quello che abbiamo montato. Ecco qui. Non mi piace che si vedano le due pareti, dovrò rivestirle queste del Cubo Box, però diversamente mi viene difficile farvi vedere tutto, ci sono davvero tanti pezzi. Coprimuscolo. Coprigomito, copripolpaccio sinistro, quello che si alza e fa vedere tutti i reattori sotto, copriavambraccio, di metallo abbiamo questo, le mani in parte, la testa ovviamente, e questo, ecco qua. Questo mi sarebbe piaciuto farlo stare così, ma non ce la faccio. Comunque, cari ragazzi, avete visto che sono migliorato? Non lo dico più tante volte, ragazzi. Sono andato a vedermi il video della replica della pistola 92 FS Inox che ho messo, quella CO2 in calibro 4,5 a piombini. Oh, ci credete che ho spento il video? Erano i primi che facevo, se non addirittura il primo che ho fatto. Non so quante volte ho ripetuto, ragazzi, ma mi sono nauseato e ho spento il video. E quindi a tutti coloro i quali mi scrivono e mi prendono in giro, ma simpaticamente, e beh, come darvi torto? Dai, non mi guarderei nemmeno io. Va bene, mettiamo questa dietro, così. Adesso preparo la foto della copertina, io direi che così è bella, che ne dite? Ovviamente poi dovrò correggerla sui lati, ma questa dovrebbe essere la foto finale. Vi ringrazio del vostro di guardarmi, di continuare a dare vita al mio canale, ringrazio voi e tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, per quelli che tendono a dimenticarsi
di iscriversi al canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, e date anche un'occhiata alla playlist del canale. Troverete sicuramente, me lo auguro, qualcosa di vostro gradimento. Ecco qui, che bellezza, ancora 6 numeri e anche questa collezione si può dire davvero terminata. Ciao ragazzi!